Bene, quindi per chiudere l'argomento della contraffazione dei farmaci, vediamo un esempio di uno studio completo, o perlomeno abbastanza completo, riguardante la contraffazione di una formulazione farmaceutica. In questo caso parliamo della formulazione Miltefos, che è un farmaco contenente, un farmaco generico, che viene prodotto in Bangladesh, quindi stiamo parlando chiaramente di paesi in via di sviluppo, che contiene miltefosina. La miltefosina è un farmaco, cioè l'esadecilfosfocolina, che viene utilizzato per la terapia della leishmaniosi viscerale. La leishmaniosi viscerale è una malattia protozoaria, quindi diffusa soprattutto nei paesi caldi, nei paesi tropicali, che però non ha una diffusione, diciamo, amplissima come la malaria, ma è comunque una malattia molto importante e soprattutto è una malattia con una mortalità senza trattamento che si avvicina al 95%, quindi praticamente se non c'è un trattamento corretto è quasi una condanna a morte. Mentre col trattamento, in particolare con miltefosina, le statistiche dicono che la mortalità cala drasticamente fino addirittura al 5%, che diciamo per molti casi potrebbe non essere considerato un grande risultato, ma appunto per una malattia con questo tipo di mortalità ovviamente è estremamente importante, quindi si può capire quale può essere veramente l'importanza fondamentale di avere un farmaco efficace, un farmaco che effettivamente funzioni e non quello contraffatto. In questo caso, nel caso che appunto vado a presentare, il pannello analitico è stato particolarmente completo, in quanto abbiamo, non noi, ma chi ha fatto questo tipo di analisi ha messo in campo veramente numerose tecniche, sia quelle di cui abbiamo parlato inizialmente, più semplici, cioè la colorimetria, sia quelle più intermedie, come il vicino infrarosso e l'infrarosso a trasformata di Fourier, e quelle anche ancora più complesse, come la spettrometria di massa o la cromatografia liquida accoppiata alla spettrometria di massa. Quindi, partendo da una tecnica un pochettino più semplice, che è quella colorimetrica, quindi un test colorato, è noto che il solfocianuro ferrico è in grado di colorare le sostanze tipo appunto la fosfocolina, la lecitina, che sono delle sostanze che hanno caratteristiche di essere dei tensioattivi, e quindi in questo caso è stato fatto un estratto in cloroformio, l'applicazione del tiocianato ferrico e questo è il risultato dell'analisi, dove si può vedere nella provetta numero 1 il bianco, in cui non c'è nessuna colorazione, nella provetta numero 2 la miltefosina standard, quindi la sostanza, il principio attivo puro, dove si vede che lo strato cloroformico sottostante si colora di rosso, nella provetta numero 3 la formulazione di controllo vera, cioè il farmaco prodotto da una ditta autorizzata e regolarmente in commercio, dove si vede appunto la medesima colorazione praticamente dello standard, e infine questo farmaco in studio, che è il Miltefos, il generico, che purtroppo è risultato essere contraffatto, dove si vede già proprio dalla prima analisi più banale, la provetta numero 4, che la colorazione è, diciamo, o non c'è oppure è veramente quasi inesistente, una colorazione assolutamente, solo una leggera rosatura. Per passare poi in quest'altra slide al vicino infrarosso, il vicino infrarosso è una tecnica che dà ci fa per dire, che non fornisce informazioni strutturali dettagliate normalmente, ma viene fatta appunto spesso anche su miscele, perché fornisce una specie di carta di identità, non è corretto, una specie di impronta digitale
del prodotto stesso. In questa slide si può vedere una serie di analisi, risultati, una serie di analisi in cui il vicino infrarosso è accoppiato, come si fa di solito, a un'analisi statistica, in questo caso la Principal Component Analysis, per cui diciamo, dando uno score in base a due caratteristiche principali, che sono quelle che spiegano meglio la variabilità, le due caratteristiche che spiegano meglio la variabilità dei risultati ottenuti col vicino infrarosso, possiamo vedere come nella zona numero 1 sia presente lo standard di riferimento, quindi la sostanza pura, e nella zona numero 2, quindi piuttosto distante dallo standard, come è giusto, la capsula dell'impavido, cioè della formulazione vera, tra virgolette, quella che contiene sicuramente il principio attivo. Perché è lontana? Perché questa è formulata e quindi oltre al principio attivo contiene anche tutti gli eccipienti e le altre sostanze tecniche che sono necessarie per la formulazione, appunto. Quello che però è interessante è vedere che diciamo, l'analisi delle due zone che contengono l'analisi del farmaco che è contraffatto, cioè la 6 e la 7, che contengono il miltefos come tale, sono estremamente distanti da entrambe queste due zone, sia dalla zona del principio attivo puro, sia dalla zona del principio attivo formulato, con questo evidenziando appunto l'estrema differenza tra il farmaco contraffatto e quello vero, e poi anche ovviamente il principio attivo. In questo caso è stata effettuata anche una prova supplementare che consiste nell'aggiungere alla formulazione che si suppone contraffatta quantità crescenti di principio attivo effettivo, e come si può vedere, a partire dalla zona 6 e 7, le zone 5, 4 e 3, che sono quelle che contengono appunto quantità crescenti di principio attivo, cosa succede? Succede che da una zona completamente diversa ci si avvicina alle due zone della formulazione e del principio attivo, proprio perché aggiungendo il principio attivo vero ci si avvicina appunto alla zona del principio attivo vero e della formulazione che lo contiene. Questo, diciamo, come ulteriore riprova del fatto che la formulazione di partenza, questo miltefos, era appunto contraffatta. Poi come bianchi le zone 8 e 9, che contengono invece due eccipienti che sono contenuti nella formulazione vera, ma queste, diciamo, in questo caso non hanno un vero interesse dal punto di vista analitico. L'altra tecnica che viene utilizzata sempre per quanto riguarda l'identificazione cosiddetta in bulk, cioè solo sulla sostanza come tale, è la spettroscopia infrarossa trasformata di Fourier, e qui possiamo vedere uno spettro dato dalla sostanza pura, la miltefosina di riferimento, che è stata divisa questo spettro è stato diviso in 5 zone, diciamo, più significative, che contengono appunto i picchi di interesse dello spettro. Sotto viene mostrato invece lo spettro dell'impavido, cioè sempre della formulazione vera, quella contenente il principio attivo. E come si può notare vengono riprodotte, anche se non sempre con la stessa intensità, come è caratteristica della spettroscopia IR, e soprattutto del fatto che qui si tratta anche di una formulazione che quindi contiene solo una piccola parte del principio attivo. Vengono però riprodotte le forme in maniera molto coerente delle 5 zone del principio già presenti nel principio attivo. Questa invece, sempre sovrapposta allo spettro di base del principio attivo, vedete, è lo spettro ottenuto dall'analisi del miltefos, cioè del prodotto contraffatto, e come vedete nelle stesse 5 zone l'aspetto, proprio la forma dello spettro è completamente diversa, non c'è nessuna sovrapposizione
dell'aspetto, e quindi questo a testimoniare ancora una volta l'assenza del principio attivo. Come già era stato fatto per il vicino infrarosso, sempre di tecniche infrarosse si tratta, è stata fatta l'aggiunta progressiva di principio attivo alla formulazione contraffatta, e come si può vedere si conferma che aggiungendo il principio attivo vengono fuori appunto i picchi nelle 5 zone relativi al principio attivo. A queste tecniche, diciamo, già avanzate sono state ulteriormente aggiunte le tecniche ancora più avanzate come la spettrometria di massa, dove ad esempio in questo caso abbiamo la sovrapposizione tra la formulazione vera e quella contraffatta. Come si può vedere da questo spettro, le masse, i picchi di massa presenti nello spettro della formulazione vera intanto sono poco abbondanti, sono solo 3 picchi principali, 816, 408, 365, e come si può vedere praticamente solo una di queste, la 365, è presente anche nello spettro del Miltefos, ma in maniera assolutamente non sovrapponibile, nel senso che il Miltefos ha appunto la 365 come massa con un'abbondanza molto ampia, mentre nell'impavido, nella vera formulazione, questo ha un'abbondanza molto più bassa. E poi appunto nel contraffatto sono presenti picchi 86 e 123 con alta intensità che non sono presenti nel farmaco vero, sempre come ulteriore dimostrazione del fatto che non è presente il principio attivo. Come al solito, aggiunta di miltefosina al farmaco contraffatto, dove si evidenziano appunto esattamente i picchi del principio attivo con alta intensità, proprio a ulteriore dimostrazione della situazione. Per chi ha fatto un minimo di cromatografia liquida nella sua vita, questo è l'ulteriore esempio in cui la spettrometria di massa viene accoppiata anche alla cromatografia liquida, e questo è assolutamente eclatante, perché abbiamo un cromatogramma della formulazione vera dove c'è un picco estremamente evidente, ben separato, che probabilmente corrisponde appunto al principio attivo, alla miltefosina, è l'unico picco presente nel cromatogramma, dove al contrario il cromatogramma del Miltefos dà una linea piatta, assolutamente l'assenza completa del picco. Chiaramente il picco è, trattandosi di LC massa, è il picco alla massa corrispondente alla miltefosina, quindi al principio attivo, e quindi appunto l'assenza completa di ogni picco in questo cromatogramma ci dice che in questo caso la miltefosina non è presente, e questo è l'ulteriore conferma, come abbiamo visto per tutte le tecniche precedenti. L'aggiunta, lo spiking di miltefosina fa comparire il picco anche nel cromatogramma appunto del farmaco contraffatto. Quindi, avendo fatto poi tutto un pannello completo di prove, si può dare una certezza assoluta al 100% della contraffazione del farmaco, e ci si può anche avvicinare a un'impronta digitale che poi può aiutare gli inquirenti a cercare i produttori, a cercare altre formulazioni in commercio con un'impronta digitale simile, magari di altri farmaci o di altri principi attivi, e quindi come dire, un aiuto più concreto e più ampio anche proprio al contrasto di base della contraffazione.